Non ricordo più se su quel treno ci arrivai da solo o mi ci fecero salire con forza, arroganza e crudeltà. Però ricordo molto bene i dolori fortissimi e devastanti nel petto e alla testa, dolori difficili da raccontare. Non lasciano cicatrici nel corpo. Fu come se la diga fosse stata superata e l'angoscia avesse invaso il mio corpo, cancellando i confini tra il dentro e il fuori di me. Così il Sole Nero divenne grande e potente e da quel momento comandava lui nella mia vita. Da allora ne ho persi tanti altri di treni, senza dubbio più felici e divertenti. Persi gli amici, persi il lavoro, persi la mia dimensione. Da questo treno che prendeva sempre più velocità non riuscivo più a scendere, me ne rendevo conto e piangevo, e più soffrivo e più non riuscivo a vedere ciò che si trovava fuori dal finestrino. I dolori erano sempre più devastanti. Intanto il treno andava veloce e continuavo a vedere proiettato sulle pareti del mio cervello le stesse scene, sempre uguali, per decine di volte. Solo questo oramai riempiva le mie giornate. Su quel treno regnava il caos.
La locomotiva non aveva conducente. Non sapevo quale fosse la sua meta. Saliva e scendeva. Ero come su un ottovolante. Durante i rari e brevissimi momenti di calma, quando magari il treno rallentava un poco, mi tornavano i pensieri di quando ero felice con Gisella, la mia ex fidanzata. Forse ci saremmo anche uniti in matrimonio un giorno, ma ora lei è sposata con un mio amico ed è felice.
mi ero rassegnato all'idea che su quel treno fossi da solo a viaggiare, in un vagone vuoto, in uno scompartimento tutto mio. Il mio mondo era tutto lì dentro. Ero cosciente di essere diverso da prima e, peggio ancora, che non sarei più tornato come prima. Pensavo ai miei genitori, capivo che soffrivano per la mia situazione. Mi tornavano alla mente i ricordi di quando ero un bambino sereno con loro. Capivo anche che prendevano coscienza delle proprie colpe. Nella mia famiglia c'era un clima invivibile e tutto questo faceva ardere il sole nero. Quando poi il treno si fermava improvvisamente in una stazione e cercavo di tirare giù i finestrini bloccati, imploravo la gente di farmi scendere, di aiutarmi a fuggire, ma mi guardavano in modo strano e non capivano. Erano impauriti, altri sorridevano, facevano strani gesti, mi dicevano: «Ma che vuoi? Ma non vedi che va tutto bene? Ma stai bene? È tutto ok? Ma tu sei tutto matto!» Beh, questo me lo diceva anche mio papà. Avrei voluto che qualcuno dicesse loro che ero semplicemente malato.
Poi arrivava il capotreno che mi voleva far parlare e parlare, ma io ero un po' chiuso. Facevo fatica a comunicare le mie emozioni. Ricordo che mi mostrava delle macchie astratte e io dovevo dire cosa cavolo ci vedessi dentro. Mi dava delle pastiglie e pretendeva che io le prendessi. All'improvviso il film che vedevo proiettato sulle pareti del mio cranio si deformava, girava come un vortice, prendevo paura, ero terrorizzato. Anche la mia mano si deformava. Il panico mi strozzava. Quando cercavo di urlare più forte per farmi sentire, mi ricordo bene che arrivavano il controllore e il capotreno e mi legavano stretto al sedile e mi lasciavano lì per ore, pisciato e cagato addosso. Nonostante tutto questo, mi sentivo anche protetto nel mio scomparto. Nessuno mi poteva guardare e io potevo contorcermi e piangere nel mio grande e acuto dolore. Qui nessuno mi poteva accusare di essere uno strano, un isolato, un asociale, un lazzarone. Nessuno poteva ridere di me o aver paura di me. A volte volevo guarire e a volte no. Ho pensato molto alla mia morte. Chiedevo di morire ma senza soffrire troppo. Pensavo alla morte come unica liberazione da quel treno che andava così veloce, che non mi faceva godere più di nessun paesaggio. Non volevo più scendere, è vero, ero pronto a morire. Non avevo più nulla da perdere oramai. Ma su quel treno non riuscivo nemmeno a elaborare un suicidio. Ci provavo. Ero stato sul punto di farlo tante volte, ma poi comparivano nella mia mente le immagini della natura che mi facevano cambiare idea.
Dopo 6 o 7 anni di viaggio il treno iniziava a rallentare, sempre più lento. Ogni tanto dava ancora qualche accelerata violenta, ma poi si calmava. Potevo dormire e riposare. Ero tornato persino a fare brevi sogni, a sperare che sarei potuto anche tornare a viaggiare veramente. Tornare a Venezia, godermela, da uomo ricco magari. Ora sono sceso da quel treno, ma quel film che vedevo dal finestrino ogni tanto lo ricordo e lo vedo ancora passare. Lontano, ma lo vedo ancora e mi angoscia sempre un po'. Il sole non è più nero. I giorni hanno ripreso colore. Ho dovuto lavorare su me stesso per cambiare i sentimenti, per domare la melanconia e la rabbia, per frenare il treno. Ora alla vita non chiedo altro che tanta serenità e se la merito anche un po' di felicità. Mi sento un uomo sfortunato, ma anche un po' speciale per essere riuscito a scendere da quel treno. E ringrazio tutti coloro che bene o male mi hanno aiutato. Ora vedo altre persone a bordo di quel treno e lo vorrei fermare e farli scendere, ma ho anche tanta paura, perché io cerco di non salirci più. La speranza che ho non è quella di dimenticare tutto, ma di poter ripensare un giorno a quegli anni dolorosi e neri con dolcezza. Un buon metodo sarà quello di vivere giorno per giorno, consapevole dei miei limiti e delle mie fragilità. Però quel senso di disagio, di rottura interiore, quello no, lo so che non passerà mai. Ma a Venezia ci son tornato in una splendida mattina di sole.